Ciao ragazzi, qui è Icy Axi, benvenuti nel 20° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale appena tornati dal Texas, dove è andato in scena il Gran Premio di Austin durante il weekend, sia nella sprint che durante la gara di domenica. Siamo stati protagonisti di diversi duelli, ma alla fine non abbiamo concluso granché, finendo in entrambe le occasioni fuori dai punti. Ora ci stiamo preparando per il Gran Premio del Messico, anche se a dir la verità abbiamo solo 4 giorni a disposizione, quindi non essendoci novità andremo subito a descrivere la pista che ci aspetta. L'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico è un circuito unico per la sua altitudine estrema, oltre 2200 metri sul livello del mare. Questa caratteristica riduce la resistenza aerodinamica e l'efficacia delle ali, costringendo le monoposto ad usare assetti con alto carico, nonostante le velocità di punta elevatissime sul lungo rettilineo principale. Il tracciato alterna settori veloci e tecnici con curve che richiedono trazione e stabilità, come la sezione dello stadio dove l'atmosfera è incredibile. La storica curva Peraltada, oggi modificata, resta un passaggio cruciale. Le difficoltà non si fermano al layout, l'aria rarefatta compromette il raffreddamento di motori e freni, mentre il turbo diventa essenziale per compensare la minore quantità di ossigeno. Le squadre devono bilanciare velocità sul dritto e grip nelle curve, poiché l'asfalto può essere insidioso. In sintesi, il GP del Messico è una sfida tecnica e fisica che mette alla prova monoposto e piloti come poche altre gare in calendario. Dalle informazioni che riceviamo prima della gara pare che domenica non pioverà, ma la temperatura sarà mite, intorno ai 20 gradi, quindi dovremo avere meno problemi di temperature. Prima di andare settiamo ovviamente gli obiettivi dei nostri piloti. Secondo lo storico di questa gara, nel 66% dei casi c'è almeno una safety, per cui penso che entrambi potrebbero superare la 20ª posizione in un modo o nell'altro e raggiungere l'obiettivo medio. Ed eccoci tornati nel magnifico caos di Città del Messico. Sentite questa musica nell'aria e non sto parlando dei mariachi, ma del rombo dei motori e delle grida della folla sugli spalti. La Formula 1 ritorna nel cuore di Città del Messico, qui all'autodromo Hermanos Rodriguez. Restate con noi per non perdervi nessuna emozione. Dopo 2 sessioni di libere sull'asciutto, all'inizio della terza sessione è iniziato il diluvio universale che ha portato diversi errori in dote. Questo che avete appena visto di Albon, senza danni, e questo che vedete di Stroll, che invece ha danneggiato l'auto. Noi, favoriti dal fatto che durante le libere evitiamo cordoli ed aria sporca, abbiamo quindi evitato errori e siamo riusciti a lavorare benissimo, con entrambi i piloti super soddisfatti del lavoro svolto e che partiranno in vista delle qualifiche, anch'esse sotto la pioggia, con una fiducia elevata che, come sappiamo, riduce la probabilità d'errore. Ciao a tutti e benvenuti a questa attesa fase di qualifiche. Che la battaglia abbia inizio. Iniziamo il nostro ultimo giro lanciato in auto con Giovinazzi, pronti a migliorare sicuramente i tempi precedenti, perché finalmente abbiamo una pista da intermedie, quindi sicuramente saremo più veloci. Copy. Ora c'è la bandiera gialla. Il primo settore lo chiudiamo in 32,2, praticamente sui livelli delle due Alpine, di Bottas ed anche di Alonso. Nel secondo settore, chiuso in 33,9, abbiamo maggiori problemi. Infatti, rispetto agli altri citati abbiamo perso circa 3 decimi. Concludiamo il giro ed anche nell'ultima parte siamo più lenti dei nostri avversari. Veniamo quindi eliminati in Q1, concludendo la sessione in 18ª e 20ª posizione. Non ho nulla da recriminare questa volta perché lo stesso Alonso, primo degli eliminati, è comunque 3 decimi più veloce. Non oso quindi immaginare gli altri. In Q3 domina l'equilibrio, ma a prendersi la pole position è Max Verstappen, che conclude il giro con circa 2 decimi di vantaggio su Norris e Leclerc, che fanno lo stesso identico tempo, con il pilota inglese che partirà davanti per averlo concluso prima di Charles. Non lasciamo che Bottas passi inosservato perché porta la Sauber in Q3, mentre il suo compagno è addirittura dietro di noi.
Qui a Città del Messico manca ormai pochissimo alla partenza. Fra pochi istanti avremo 71 giri di adrenalina pura. L'autodromo Hermanos Rodriguez è sinonimo di colpi di scena. Nel 2016 la Ferrari di Sebastian Vettel ha dato battaglia alle due Red Bull, ma alla fine il pilota è stato escluso dal podio per una controversa decisione dei commissari. L'aria rarefatta che si respira sul circuito di Città del Messico riduce i flussi d'aria intorno alle auto, che diventano difficili da raffreddare. Questo vale anche per i piloti. È una sfida di tecnologia e resistenza fisica. La tensione continua a crescere. Inizia il giorno della gara. Siamo pronti per iniziare la gara qui in Messico, ma prima diamo un'occhiata veloce alle strategie scelte per oggi. Entrambi i nostri piloti partiranno su gomma rossa nel tentativo di guadagnare più posizioni possibili nel primo stint. Poi ci sarà una variazione: Antonio monterà gomma media per poi concludere la gara sulle hard, mentre Berman farà l'esatto contrario. Ora siamo davvero pronti, andiamo in pista per i 71 giri della gara di Città del Messico. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Beh, la P7 non è esattamente il risultato a cui puntava. Al contrario, potrebbe rivelarsi una sfida ardua. Sembra siano pronti a partire. Che gara ci aspetta? Scopriamolo insieme qui al Gran Premio del Messico. Si spengono le luci e via, partiti! Partenza buona di Berman, ma incredibile di Giovi, che sul rettilineo si mette dietro Alonso ed in curva 1 prima mette il muso davanti all'auto di Magnussen e poi, sfruttando la traiettoria, riesce a passarlo definitivamente, mettendosi a caccia di Sargent. All'inizio del secondo giro siamo di nuovo in curva 1, stavolta è Berman a tentare il sorpasso all'esterno di Gasly, staccata profonda e posizione presa ai danni del francese. Però, senza DRS non siamo riusciti a scappare e Pierre ha sfruttato la prima occasione utile per riportarsi immediatamente davanti, senza dover nemmeno faticare troppo. Siamo ancora nel terzo giro in auto con Berman, DRS spalancato nel tentativo di prendere nuovamente la posizione di Gasly. Il nostro pilota tenta di buttarsi all'interno, ma Gasly tiene all'esterno e poi nel cambio di direzione riesce a rimanere davanti. Nelle ultime curve del terzo giro Antonio ha perso la posizione ai danni di Magnussen, ma si sta rifacendo sotto sul rettilineo del traguardo, sfruttando il DRS. Lui e Alonso ci prova all'esterno dell'AS. Antonio passa staccando profondo, ma Alonso deve alzare il piede. Mentre dietro, Perez ha iniziato a spingere ed alla fine ha trovato il modo, fin troppo tardi direi, di liberarsi di Berman, che ora deve difendersi da Zhou, già molto vicino. Il nostro pilota riesce a resistere in curva 1, ma poche curve dopo non c'è niente da fare. Il pilota cinese si butta all'interno ed esce dalla chicane davanti a Berman. Nel frattempo Alonso si è liberato di Magnussen ed ora insidia Antonio, che sa che questa non è la sua gara e non oppone troppa resistenza, accodandosi alla Aston Martin ancora prima della staccata. Non so bene come, ma Gasly ha perso diverse posizioni ed è stato raggiunto anche da Berman, che ha voglia di vendicarsi. Staccata poderosa che relega il francese all'ultima posizione, almeno per il momento. E così sale in 21ª posizione. Siamo nelle prime curve del settimo giro quando succede un disastro. I commissari optano giustamente per la bandiera rossa. Ad un rettilineo di distanza da Giovinazzi, una delle Ferrari ha centrato in pieno Verstappen e contemporaneamente è stata centrata dall'altra Ferrari appena dietro, mettendo in scena uno dei peggiori incidenti di tutta la stagione. È palese la frustrazione della squadra, che ha visto tutto dagli schermi. Abbiamo la possibilità di cambiare gomme. Purtroppo è passato troppo poco tempo e l'unica cosa che possiamo fare è montare gomma rossa nuova ad entrambi i piloti per poi seguire la strategia iniziale. Vediamo come va la ripartenza, che ci vede in 14ª e 18ª posizione. I piloti sono di nuovo schierati in griglia, si preparano a riprendere la gara. Si spengono le luci e via, partiti! Non ha un buono spunto Sargent, che ci blocca leggermente esponendoci agli attacchi avversari. Per fortuna Antonio perde una sola posizione, riuscendo a difendersi dall'attacco di Zhou, che è invece partito a fionda. Alla fine del giro Berman sfrutta la miglior trazione data dalle gomme morbide per superare Perez all'esterno. Ma attenzione, perché alla fine del rettilineo la situazione si complica. Zhou, Berman e Perez arrivano in 3 alla staccata di curva 1. Il nostro pilota passa su Zhou, ma nel cambio di direzione si trova con Perez all'esterno che esce più forte e passa, mentre la Sauber tenta di affiancarsi nuovamente, sfiorando il contatto. E Perez porta a casa il sorpasso.
Al 10° giro troviamo Giovinazzi in un bel gruppetto, una Haas costringe quasi contro il muro Alonso che alza il piede e fa sfilare praticamente tutti, mentre dietro Joe ha sfruttato il lungo rettilineo ed il DRS per passare su Berman, che ha difeso bene in questi 3 giri. Davanti Perez ha preso Giovi, staccata all'esterno proprio all'entrata dello stadio, e sorpasso che ha fatto esplodere tutti i tifosi messicani. Alla fine del rettilineo principale Giovinazzi ha ancora il DRS per difendersi su Alonso. Concede l'interno, ma lì lo spagnolo è fuori traiettoria e deve frenare prima del nostro pilota, che per adesso mantiene la sua 15ª posizione. Per un solo giro però, perché dopo aver perso ovviamente le tracce di Perez non abbiamo potuto nulla contro l'Aston a DRS spalancato. E poche curve più tardi Gasly ha trovato finalmente lo spazio e lo spunto per attaccare Berman, risalendo così in 17ª posizione, e non ci ha messo molti giri prima di prendere anche Giovinazzi per superarlo nelle prime curve del tracciato, nonostante la resistenza del pilota italiano. Ora siamo più in sofferenza a causa del degrado. Joe riprende Berman e lo passa col DRS ancora prima della staccata, è il segnale che dobbiamo cambiare le gomme. Entra prima Antonio, ovviamente, lavoro splendido della crew e box che conclude tutto in 2-3, segnando il record stagionale. Anche Joe ha fatto la sua sosta, mettendosi poi all'inseguimento di Antonio. Nel tentativo di spingere però è andato in testa a coda, commettendo il primo dei suoi tanti errori. Infatti, nei giri successivi è riuscito a tornare sotto, forse ancora più vicino, ma nel tentativo di attaccare ha bloccato ed è finito lungo, spiattellando ulteriormente le gomme, finendo per essere costretto ai box per mettere le rosse. Anche Giovinazzi è entrato un giro dopo per mettere le hard e finire la gara, uscendo poco davanti a Joe, che con gomma morbida già in temperatura non ha avuto problemi questa volta ad attaccarlo e superarlo entrando allo stadio. E mentre Hülkenberg si ritirava per un problema al cambio, il pilota Sauber commetteva il suo ultimo errore, perdendo il controllo di staccata e finendo contro le barriere, perdendo anche la posizione su Antonio. In un batter d'occhi, ecco l'impatto. Difficile mantenere la sicurezza così. E la vittoria è di Lando Norris! Qualche giro dopo si è conclusa la gara, che ha visto Lando vincere passeggiando. Davvero incredibile! Ho la sensazione che si parlerà a lungo di questa gara, è sicuro! Noi, invece, abbiamo chiuso in 16ª e 18ª posizione, con una gara solida per quanto complicata. Vi lascio i commenti e ci sentiamo dopo. Ci sarà molto da analizzare oggi. Intanto ecco Zhou Guanyu che rientra. Lando Norris si gode il risultato e può festeggiare un altro podio in carriera. È la 4ª vittoria quest'anno, ormai sta diventando una costante in questa stagione. C'è atmosfera di festa qui al Gran Premio di Città del Messico. E per noi è tutto qui da Città del Messico. La prossima tappa ci porterà direttamente in Brasile per il Gran Premio di San Paolo. Appuntamento a Interlagos. Doppietta McLaren in Messico, che però ha un solo eroe di giornata. Non chiedetemi come, perché per tutto il primo stint ha combattuto con noi nelle retrovie, ma Perez, davanti ai suoi tifosi, chiude sul podio dopo essere partito in ultima posizione. Per una volta non possiamo che celebrare la grandissima gara del pilota Red Bull. Menzione d'onore per Bottas ed Ocon, che vanno a punti, col francese che però ci mette nei guai. Nella classifica piloti lo 0 di Verstappen unito alla vittoria di Norris sembra riaprire i giochi quando mancano 4 gare, ma basterà veramente pochissimo per richiuderli. Nei costruttori invece tenderei a dire che è ancora tutto chiuso, visti i 112 punti di ritardo, ma McLaren approfitta del doppio zero della Ferrari per riprendere il secondo posto, mentre, come vi dicevo, Ocon segna 2 punti, lasciando solo noi e Williams a 0 punti. Si apre contemporaneamente un nuovo periodo ATR, forse il penultimo della stagione, quindi con queste ore possiamo lavorare sull'auto dell'anno prossimo, ed inizierei con una ricerca sulle sospensioni, in modo da lavorare anche al degrado. Il progetto è equilibrato come al solito, con un leggerissimo focus sul risparmio pneumatici, ma veramente minuscolo. Detto questo, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se i duelli messicani e Perez vi hanno divertito, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo a San Paolo per il Gran Premio con gara sprint di Interlagos.